avevo annunciato che avremmo avuto la possibilità di parlare con filosofi, con capi d'azienda filosofi dei temi che abbiamo lanciato nel corso della giornata, e quindi volevo invitare ad avvicinarsi al palco Marco Alverà, amministratore delegato del gruppo Snam, Francesco Caio, presidente del CDA di Saipem, David Bevilacqua, fondatore di Yoroi e precedentemente amministratore South Europe di Cisco, e Stefano Venier, amministratore delegato del gruppo ERA. Un bel applauso per i nostri ospiti. Vi passo intanto qualche microfono che poi gireremo. Esatto. Bene, con i nostri ospiti prendiamo un po' lo spunto per ripercorrere gli 8 punti del manifesto e cercare di dare un po' di pragmaticità a quello che abbiamo raccontato fino adesso e vedere come dalle testimonianze dei nostri illustri ospiti queste concezioni si calano all'interno di organizzazioni molto complesse. Il primo punto del nostro manifesto cita: l'uomo, abbiamo detto, è un interprete imperfetto. Allora, Francesco Caio, tu sei stato alla guida di numerosi colossi industriali. Ne cito qualcuno e qualcuno sicuramente me lo dimenticherò, dalla prima Omnitel a Poste, passando per Avio, per Wireless and Cable, pardon, Cable and Wireless, e consulente delle agende digitali del governo UK e del governo italiano. Quindi diciamo che il punto di vista sia nel mondo corporate che nel mondo della PA penso che tu l'abbia toccato con mano in più fasi della tua carriera professionale. Come si ripensa un'azienda quando un'innovazione tecnologica, una nuova opportunità tecnologica dà la possibilità di percorrere nuove strade rispetto a quelle consolidate? Rifacendomi ad alcuni dei concetti e all'esperienza che avete condiviso con noi, quando si parla di impresa nei confronti che si misura con l'innovazione, a me vengono un po' in testa 3 processi, cioè quello dell'umiltà dell'ascolto, del rivedere il livello di ambizione che uno ha e della determinazione con cui si mettono i punti 1 e 2 e si fa le cose. Cosa voglio dire? Io trovo che questa rivoluzione o questa evoluzione tecnologica metta un po' tutti nella posizione di dover tornare a scuola e di essere curiosi per capire di che cosa si parla, cioè una fase di apprendimento permanente e di avere la consapevolezza che la fragilità interessa anche i business model di cui noi siamo responsabili. Questo è il primo punto, cioè una consapevolezza che c'è un qualcosa di nuovo, una formazione permanente da cui attingere. Scusate, però ovviamente vado un po' veloce. Il secondo è quello dell'ambizione, cioè una volta capito il potenziale di questi strumenti, io penso che noi ci troviamo di fronte alla più fragile delle fragilità, che è quello del pianeta. Oggi noi ci possiamo dare degli obiettivi ambiziosi, oggi sono nel settore dell'energia come altri su questo panel. Io penso che oggi abbiamo un po' un imperativo morale di darci degli obiettivi fino a poco fa o magari adesso ancora ritenuti impensabili, che forse attraverso un uso etico e intelligente di queste tecnologie diventano raggiungibili. E questo secondo me è anche un fattore di motivazione e di coinvolgimento delle persone. E il terzo punto, essendo impresa, che queste cose vanno calate nella fatica dell'attuazione quotidiana. E quindi queste idee, questo impeto, questa voglia di andarsi a prendere degli obiettivi ambiziosi deve poi trovare il rigore etico del lavoro quotidiano. Per cui io non penso che ci troviamo di fronte a un'evoluzione così profonda da sostituire, diceva prima Sabina, da sostituire l'intelligenza. Non sostituirà neanche la fatica e ci rende responsabili di una fatica nuova che è quella appunto dell'apprendimento e dell'applicazione. Sono d'accordissimo, Francesco, è il principio con cui abbiamo, oltre che provato a enunciare questi 8 punti, con cui abbiamo dato
l'avvio alla nostra avventura imprenditoriale. Però il tuo commento mi dà lo spunto per fare la seconda domanda a Marco Alverà. Già microfonato, esatto. Ripartendo da dove si è fermato Francesco, cioè se gli strumenti cambiano, come cambiano gli obiettivi? Nel senso, è possibile rivedere gli obiettivi aziendali se si ha a disposizione una tecnologia che rende evidente che il perseguimento di quello che era centrale nella visione precedente è non così efficiente come si pensava con le categorie intellettuali, o per meglio dire gli strumenti tecnologici utilizzati fino ad ora. Lo chiedo a te perché nella tua esperienza da amministratore di Snam sei stato e continui ad essere comunque un attore di grande cambiamento per l'azienda che sei chiamato a guidare. Ma la domanda è molto ampia e intanto grazie per averci invitato, ho trovato molto interessante tutto quello che ho sentito fin qui. Quello che sta avvenendo è un'accelerazione esponenziale del cambiamento, quindi Achille la tartaruga deve continuare a darsi dei nuovi obiettivi, il miglioramento continuo è ormai parte della vita quotidiana, quindi senz'altro cambiamenti tecnologici, innovazioni, big data portano a una revisione costante e continua degli obiettivi che diventano di fatto da statici, quindi una volta si presentavano gli obiettivi una volta all'anno, adesso diventano quasi giornalieri, i dipendenti, i colleghi hanno bisogno di feedback costanti, i progetti generano feedback costanti, quindi c'è un aggiustamento continuo che devo dire è positivo, aiuta l'efficienza. Ma tornando un po' ai temi di prima legati a questa domanda, intanto grazie Sabina, mi hai dato un grande sollievo con il tramonto dei big data, perché almeno tutti questi consulenti che da ogni angolo del mondo spuntano fuori dicendo vi stravolgiamo l'azienda, dovete, the new oil is data, il petrolio non ci sarà più, ci saranno solo dati, almeno abbiamo uno strumento in più per affrontarli con un pizzico di fragilità e anche di interpretazione. Io penso che quello che sta avvenendo sia molto positivo, nel senso i big data interpretati con le giuste cautele, quindi con quella valutazione del dato, del percorso, la traiettoria, come dici tu, del dato, ci aiutano intanto a definire il contesto meglio. Parliamo sempre della fragilità dell'ambiente, del clima, quindi oggi abbiamo molta più consapevolezza, più diffusione, si diffonde la consapevolezza di quello che è il tema. Quindi il problema è più chiaro oggi anche grazie al digitale e al sociale, ai social media. Secondo, ci dà una chiarezza del percorso, quindi riusciamo a identificare dei nuovi percorsi, ad avere dei modelli che ci aiutano a capire l'impatto delle nostre azioni con molta più chiarezza di prima. Terzo, ci aiuta a definire degli obiettivi più ambiziosi perché il miglioramento tecnologico ci consente di essere più ambiziosi e quarto, che è quello che diceva Francesco, ci aiuta anche a immaginare dei paradigmi tutti nuovi, quindi magari nell'affrontare quello che sta avvenendo quando si parla dei New Deals, no? Nell'affrontare il tema ambientale si sta cercando di affrontare anche un tema sociale, quindi c'è un cambio di paradigma che può avvenire. Quindi sì, benvenga l'uomo interprete, benvenga l'uomo fragile, in realtà l'uomo, se riusciamo a evitare non solo le fake news che sono la punta dell'iceberg, ma dei possibili utilizzi non corretti, non etici, non solo del dato in sé, ma anche di come il dato viene generato, stoccato, interpretato e trasportato, penso che l'uomo in realtà diventa molto più consapevole e pertanto, se vogliamo, vuole essere provocatore, anche meno fragile, perché poi la consapevolezza forse è quello che mancava. Quindi... Infatti la cosa che a me stupisce sempre di più è come navi di questa dimensione, dove l'inerzia di manovra è così lunga, riescano a prendere le correzioni di rotta con l'urgenza e la velocità che questa consapevolezza così dirompente, determinata dall'esercizio della tecnologia non solo da parte dell'azienda ma anche da quelle che orbitano nel suo campo d'azione, gli pongono davanti. Questo però, se vuoi, lo esploriamo nel proseguo, perché ci porta al tema della responsabilità, che è un po' il punto con cui si chiude il nostro manifesto. Io dovete sapere che ai nostri ospiti avevamo anticipato le domande, ma non le domande di tutti, e soprattutto non avevamo avuto il feedback delle risposte, e si sta innescando una cosa molto bella, perché in realtà ognuno per adesso sta dando il là alla domanda successiva, perché Stefano Venier, che tra l'altro l'anno scorso, esattamente in
questo periodo avevo avuto la fortuna di intervistare in un altro convegno, posi al tempo 2 domande che mi sembravano molto, molto belle anche per far emergere da parte sua quello che Energy Way ha fatto per il gruppo ERA, e gli chiesi sostanzialmente che cosa ha fatto il gruppo ERA in termini di innovazione tecnologica sfruttando l'intelligenza artificiale, e poi riposi la domanda che avete sentito prima, cioè come ha fatto a introdurla. Stefano ha iniziato la sua risposta dicendomi: Andrea, rispondo alle tue domande che sostanzialmente mi chiedono il come e il cosa, ma ti sei dimenticato la più importante, cioè il perché. Allora colgo diciamo, gli insegnamenti del passato e oggi parto chiedendoti perché. Perché il nostro secondo punto, lo ricordo, è stato enunciato poc'anzi da Luca, è: il mondo è un'armonia da custodire. E sicuramente diciamo, l'osservatorio di chi dirige una delle principali utility europee ha questo come punto non solo nice to have, ma come un diktat diciamo, di tutti gli stakeholder coinvolti. Sì, grazie, buonasera innanzitutto. Allora il secondo diciamo, punto del manifesto dice: il mondo è un'armonia di relazioni da custodire. Allora è chiaro che quando io parlo o interpreto il ruolo di un'azienda come quella che sono chiamato a dirigere, è chiaro che il mondo è un elemento centrale. Il mondo non è la terra, il mondo è quello che diciamo, rappresenta quell'insieme di cose o quell'oggetto che si appoggia sulla fisicità della terra, ma grazie alla presenza dell'uomo. Quindi siamo in quello che molti di voi avranno sentito citare frequentemente negli ultimi tempi, in quella fase che si chiama antropocene, cioè quella fase nella quale caratterizziamo quell'epoca nella quale l'uomo modifica la terra, e quest'uomo ha cercato di usare questo oggetto come la terra, veniva citato poco fa da chi mi ha preceduto, e non l'ha gestito particolarmente bene, perlomeno fino ad oggi. E oggi ci stiamo confrontando con quella che è la complessità di capire quell'armonia di relazioni che non abbiamo capito fino in fondo, perché se le avessimo capite probabilmente ci saremmo almeno in parte comportati in modo diverso, ma soprattutto quello di cercare di conservare queste relazioni che hanno una loro fragilità intrinseca, perché il mondo sta dimostrando di avere degli equilibri estremamente fragili. Ovviamente la situazione è aggravata dal fatto che il mondo nel frattempo è diventato un oggetto pieno, no? Fino a 30 anni fa il mondo veniva definito un oggetto vuoto, il mondo è vuoto, il Club di Roma ha coniato questa etichetta già 50 anni fa. In realtà poi con l'esplosione della popolazione mondiale, con lo sviluppo che c'è stato negli ultimi anni, è chiaro che questo è diventato un oggetto pieno nel quale le imprese, i singoli non sono più esterni a ciò che accadrà, ma diventano una determinante di ciò che accadrà. E allora ecco che ogni singola impresa si deve porre il problema di come opera e come agisce all'interno di un mondo pieno, che è un paradigma completamente diverso. Ecco perché diventa fondamentale capirne le relazioni, ecco perché diventa fondamentale riuscire a scoprire la fragilità o comunque la complessità di queste relazioni, e in questo certamente l'innovazione in generale, non dico solo l'intelligenza artificiale, non solo dico l'analisi dei dati, ma dico anche l'innovazione, perché le due cose si devono fondere. Non ci saranno soluzioni solo con i data analytics, con il modeling o con l'intelligenza artificiale, ci vorrà un combinato di tutte e due le cose. Bene, questo diventa uno strumento per che cosa? Per cercare di conservare queste relazioni che ci hanno regalato questo mondo di cui fino ad oggi abbiamo potuto godere. Ma questo cosa significa anche? Qui vengo al tema del why. Significa che, come scriveva Kramer un paio di settimane fa sull'Harvard Business Review, il business as usual non ha futuro, nel senso che ci porta verso una situazione dalla quale non ne usciremo, o ne usciremo, diciamo, la terra, la natura ne uscirà, perché la natura si evolverà e comunque si conserverà sotto una forma diversa. Ahimè, finirà l'antropocene. Allora è chiaro che di fronte a uno scenario di fragilità così forte dobbiamo porci il tema di come cambiare il nostro modo di fare, di come cambiare l'approccio al come gestiamo l'impresa, in una logica che secondo me
ed è qui che entra l'elemento strategico della considerazione e del valore, del purpose, ormai di cui si discute tantissimo in queste settimane, è diventata come il manifesto, no? È diventato il mantra, la keyword. Se voi googlate, fate le analisi delle parole più frequentemente citate, purpose oggi è diventata la parola più usata, più discussa. Poi possiamo entrare nel merito del modo con cui venga discussa, se molto simile al council istituito da Google piuttosto che interpretata correttamente. Però questo lo dico perché parlare del purpose richiede all'impresa di ragionare in una maniera diversa. Fino ad oggi abbiamo guardato al tema della sostenibilità, alla preservazione dell'ambiente intorno a noi come un qualcosa o come un insieme di azioni da mettere in atto per rimediare a ciò che l'azione dell'impresa aveva generato, ma questo vale anche per noi come singoli, quindi in una logica ex post. Ora questa logica ex post non funziona più, dobbiamo ragionare in una logica ex ante, e quindi ragionare in una logica ex ante vuol dire che dobbiamo cambiare e mettere al centro alcune delle tematiche di cui si parla relativamente alla sostenibilità, che è sociale e ambientale, e tutte e due insieme, al centro della propria attività, portare centralità nella strategia dell'azione dell'impresa. Per questo siamo chiamati anche come manager, tutti quanti, non è stato solo Larry Fink con la sua lettera che ha mandato praticamente a tutto il mondo, perché BlackRock è azionista credo del 60% delle imprese al mondo, quindi quasi tutto il mondo ha ricevuto la lettera di Larry Fink, che seguiva la lettera che aveva scritto l'anno prima, ma non è solo lui che lo chiede, lo chiedono anche tutti i cittadini, tutti i nostri clienti, che nel caso di un'impresa come la mia sono 4,5 milioni. Okay? E questo cosa significa? Significa portare una visione diversa, e per questo sicuramente il framework realizzato dalle Nazioni Unite con gli SDGs è un elemento su cui ragionare, magari non tanto i 17 obiettivi quanto i quasi 160 sottobiettivi, che sono invece l'elemento veramente pregnante col quale confrontarci, e da questo confronto estrarre approcci, business model e soluzioni. Soprattutto sulle soluzioni l'intelligenza artificiale sicuramente ci dà una grossa mano, almeno fino ad oggi a noi ha dato una discreta mano. Sì, grazie mille Stefano. Per quanto ci tengo a precisare, perché è passato un po' sotto traccia nel dialogo tra Luca e Fabio, noi continuiamo a quotare anche all'interno del nostro manifesto il termine intelligenza artificiale, ma siamo assolutamente consci che questo è un sottoinsieme dell'algebra. Non siamo riusciti a emanciparci completamente da queste keyword, da queste buzzword che ormai definiscono il nostro posizionamento, quindi trovate tracce di intelligenza artificiale anche sui nostri testi e sulle nostre proposizioni, ma qui, visto che siamo a porte chiuse in un evento dove giochiamo in casa, ce lo possiamo dire. E faccio questa precisazione perché a David volevo chiedere un commento in risposta al nostro terzo punto, che è la matematica è una ricerca costante. Questo, come detto in precedenza, è il wording che abbiamo identificato per sottolineare come sia comunque fragile anche la matematica che è alla base degli sviluppi di artificial intelligence e di innovazione tecnologica che abbiamo citato in più fasi oggi. Anche nell'intervento di Sabina questo remark era molto chiaro: occhio, perché siamo comunque noi che generiamo dati e che generiamo gli strumenti con cui li elaboriamo. E quindi volevo chiedere a David, qual è il valore della creatività umana all'interno di questo contesto? Lo chiedo a te perché in quanto personaggio che ha guidato grandi colossi e poi ha fatto partire dal nulla società che sono diventate non solo riferimento in termini di progresso tecnologico, ma anche soggetti abilitanti, nel senso che poi la tecnologia che gestivi e che eri chiamato a sviluppare era la base con cui tutti gli altri soggetti, probabilmente anche le aziende rappresentate dagli altri panelist, si trovavano a utilizzare come punto di partenza per mettere in atto quanto visto prima.
Grazie dell'invito, buonasera anche da parte mia. Devo dire che anch'io mi associo ai complimenti che sono stati fatti, perché io negli ultimi mesi ho partecipato, siccome sono curioso e raccolgo, perché credo che sia oggi un imperativo per tutti noi essere curiosi. Ho partecipato credo a una decina di eventi sull'intelligenza artificiale, molti di questi fatti da vendor dell'high tech, li ho trovati di una noia mortale. Molto di prodotto, scenari distopici, futuri di integrazione uomo-macchina. Androidi che abbracciano. Sì, questi umanoidi che sostituiscono, insomma. Voi avete riportato quell'umanocentricità che credo sia fondamentale e un contenuto intellettuale molto alto che raramente si trova in giro per i convegni, per cui di questo vi faccio i complimenti e vi ringrazio dell'invito. Tornando alla domanda sulla creatività, io 3 anni e mezzo fa scrissi un pezzo, un articolo che si chiamava "Non c'è innovazione senza immaginazione", perché avevo letto una ricerca che era stata pubblicata in cui si diceva che il 70% delle iniziative e qui io uso una buzzword che non sopporto, ma di trasformazione digitale, fallivano non per mancanza di denaro, neppure per mancanza di tecnologia, ma per la scarsa capacità che le aziende avevano di ripensare al proprio business immaginandolo in modo completamente diverso. Io credo che la creatività e l'immaginazione ovviamente non sono la stessa cosa, ma una buona dose di immaginazione serve per essere creativi e mediamente la creatività non è così diffusa nelle aziende, o lo spazio, la cultura della creatività non è così diffusa nelle aziende. Certo ci sono delle eccezioni, ci sono delle eccellenze, per una serie di motivi. La prima proprio non ne fa proprio parte. Se voi pensate, io nell'articolo raccontavo la mia esperienza da bambino e fino ai 5 anni vivevamo in un mondo di completa immaginazione, no? Io ricordo di aver detto ai miei genitori che avevo scoperto che non esisteva Babbo Natale 2 anni dopo che l'avevo scoperto, per non dargli un dispiacere, perché loro erano contenti che io continuassi a credere che Babbo Natale esiste. Ecco, questo processo di immaginazione in cui abbiamo quadrupedi, bipedi che parlano, tendenzialmente finisce quando andiamo sui banchi di scuola. E poi dopo nelle aziende direi che tocca il suo punto più basso, se volete. Credo che a ognuno di noi sia successo purtroppo di sentire direttamente o indirettamente la frase "non sei pagato per pensare". Ecco, questo tipo di cultura che spesso è diffusa nelle aziende non permette quel processo sempre creativo e di innovazione che dovrebbe esserci. Il secondo è che siamo cresciuti con un altro mantra, che è "chi sbaglia paga", per cui creatività e innovazione richiedono una capacità di attitudine al rischio. Si fa molta narrativa del fallimento. Io ho vissuto prevalentemente in aziende multinazionali americane e in America. Devo dire che il mondo anglosassone ha una cultura del fallimento leggermente diversa da quella che si vive da noi, in cui si fa grande narrativa. In realtà da noi il fallimento è una lettera scarlatta, è un'onta che ricevi e quindi c'è poca predisposizione al rischio. Ecco, io credo che le aziende si dovrebbero reinterrogare sulla loro capacità di creare non tanto innovazione attraverso la tecnologia, ma di creare cultura dell'innovazione attraverso i propri manager, per cui avere degli ambienti che favoriscono l'innovazione. Come? Intanto attraverso la contaminazione, che oggi è più necessaria di sempre, no? Le aziende sono state, se pensate alle aziende degli anni 90, erano delle esperienze totalizzanti. In azienda andavi, c'era l'asilo, la banca, la palestra, cioè si concepiva l'azienda come il luogo in cui non solo si lavorava ma si viveva. Le aziende erano molto chiuse. Oggi credo ci sia bisogno di avere una grande capacità di aprirsi e, come si diceva all'inizio, di ascoltare molto. E poi la capacità di integrare anche l'innovazione che non arriva direttamente dall'azienda. Io ho lavorato per 20 anni in Cisco, noi avevamo 4 pilastri su cui si fondava la strategia di innovazione: build, buy, partnering, invest. Per cui quello che puoi lo sviluppi internamente, dedicando una percentuale molto alta dei ricavi in ricerca e sviluppo, quello che non riesci a costruire lo compri sul mercato. Io ho assistito in 20 anni a 118-120 acquisizioni di aziende, fai partnering con aziende che magari possono essere anche competitori tuoi e dove non puoi investi. E poi il quinto pilastro, che è stato quello più efficace dell'innovazione, dove sono nati i prodotti più innovativi, era una logica di spin-in. Quando c'era qualche ricercatore che aveva delle idee particolarmente interessanti, usciva dall'azienda, per cui entrava in una cultura
che favoriva l'errore, l'innovazione, sviluppava il prodotto, l'azienda era l'unico investitore e a prodotto realizzato rientrava in azienda e andava a mercato. Questo per confermare che non sempre le aziende sono degli ambienti che favoriscono questo tipo di cultura, di contaminazione, di rischio, di creatività e di innovazione, ai quali secondo me sarebbe bene guardare. Le cose che hai detto, Davide, mi è impossibile resistere a fare un fuori programma, scusate, poi ognuno si sentirà libero se rispondere o no, però hai toccato due temi che a me fanno impazzire personalmente e su cui dibattiamo molto frequentemente col team: rischio e contaminazione. Voi immaginatevi, mettetevi per un attimo nei panni di Energy Way, società nata 5 anni fa da un'intuizione molto visionaria, di cui avete avuto modo di assaggiare anche prima la capacità di Fabio di avere un po' queste visioni veramente, veramente non comuni, trasferirle al mondo corporate. Abbiamo impiegato un po' di tempo prima di trovare i primi, quasi mecenati che credendo nell'entusiasmo dell'intuizione raccontata ci dessero la possibilità di metterci alla prova, e devo dire che su questo Stefano è stato uno dei nostri angeli della fondazione. Perché questo? Perché normalmente da azienda tecnologica, PMI o affermata che sia, che si avvicina alla corporate, specialmente alla grande corporate, si trova davanti il muro delle dimmi che cosa hai sviluppato, dimostramelo, e poi dopo facciamo prima un intake, quindi valutiamo se toglierti la possibilità di diffonderla su terzi e ce la teniamo in esclusiva, oppure attiviamo un canale classico customer fornitore. Bene, la seconda cosa che diciamo ha fatto e continua a fare un po' da ostacolo, da trovare sempre nuove formule per aggirare, è il tema della contaminazione. Molte aziende ci chiedono, abbiamo la fortuna di lavorare con gruppi enormi che ci mettono a lavorare su questioni sicuramente molto delicate e strategiche per il loro business, però l'approccio che hanno verso le nostre attività è quello della tecnologia da sostenere e poi fare propria in modo totalizzante. Qui stiamo entrando in un campo dove la contaminazione è l'unico modo, e almeno l'unico modo che noi abbiamo trovato coerente per proporla, questa innovazione. Se noi non avessimo messo mano a temi legati all'automotive, qui tra di noi ci sono altre aziende che hanno creduto in Energy Way, che ci hanno fatto lavorare nel campo, ad esempio, dell'anomaly detection nell'automotive, non avremmo capito come mettere a terra soluzioni per il mondo dell'healthcare, per la previsione dei tumori alla tiroide, per esempio. Quindi questi atteggiamenti di enclosure rendono la diffusione di questa tecnologia molto più lenta. Quindi diventa etico quasi, e qua arrivo alla domanda, scusate se l'ho allungato un po' l'introduzione, oltre alla responsabilità che abbiamo declinato e che avremo modo di approfondire anche successivamente verso l'ecosistema, no? L'environment, per quello che fa l'azienda, qual è la responsabilità che ha l'azienda nel gestire questo progresso tecnologico talmente veloce, talmente violento, da essere in questa violenza, in questa velocità, però l'unica risposta all'ottemperamento di quei requisiti declinati negli SDGs che hanno una peculiarità rispetto a, diciamo, gli imperativi che l'uomo si è creato nei secoli. Il fattore tempo. Una decarbonizzazione al 90% entro il 2050 pone, ad esempio, un tema sulla velocità di introduzione della tecnologia. Allora, se i soggetti che la possono sostenere e che possono farla sviluppare sono i primi che però ne impediscono la diffusione perché per un vantaggio competitivo magari apparente, perlomeno di breve periodo, ne impediscono la condivisione, ecco qua si innesca un altro tema etico non secondario.
Ripeto, è un fuori programma, per cui sentitevi liberi di commentare o di passare al secondo, anzi al quarto commento punto. che mi sento di fare è questo. Io ho fondato anche un'azienda, una startup nel mondo della cyber security e ho trovato le stesse difficoltà a volte ad essere ascoltato dalle grandi corporation che avevano ovviamente alcune che avevano dei limiti, bastava semplicemente fatturato, storia, clienti, per cui limiti, barriere d'ingresso. Devo dire però che fortunatamente come voi ho trovato aziende illuminate che hanno capito questo e hanno ridimensionato e modificato il loro modo di approccio e non sempre c'è la ricerca dell'acquisto a tutti i costi o del portarsi in casa l'azienda. Io ho trovato grandi aziende che hanno avuto la visione e la capacità di sostenere imprese italiane che avessero valore. La domanda forse da farsi è che ce ne sono moltissime, troppe forse, che questo valore non ce l'hanno, per cui società come la vostra dimostrano che avete raccolto l'interesse di grandi aziende perché portate valore, va oltre il limite di quello che può essere. Assolutamente concordo, e ci sono aziende, infatti la fortuna di Energy Way che continua a crescere con questo, però mi piaceva sentirlo anche rimarcare da voi. Siccome sono stato tirato in causa per aver fatto una scelta ormai 5 anni fa, vi spiego un po' la ragione. Innanzitutto non mi sento un mecenate, l'ho fatto per interesse aziendale, non sono un mecenate. Posso provare, come si dice, essere simpathetic nei confronti di Energy Way, essendo laureato in computer science e non avendo mai avuto l'occasione di applicare ciò che ho studiato. Quando mi sono incrociato con 5 ragazzi, perché allora Energy Way erano in 5, laureati in ingegneria o in matematica, con cui potevo discutere della fragilità come si dice, il teorema di Goebbels che veniva richiamato prima, è chiaro, la cosa mi ha divertito, ma chiaramente non ho mai perso di vista il fatto che l'interesse verso una realtà come Energy Way nasceva da un obiettivo fondamentale. Non è che Energy Way avesse delle soluzioni da darmi, non le aveva, si proponeva come qualcuno che cercava di trovare delle soluzioni, ma non le avevano neanche i grandi vendor, perlomeno nel settore, o mi raccontavano di averle, ma non le avevano, e si capiva chiaramente che non le avevano. Ma seconda cosa, io ero assolutamente convinto, e rimango assolutamente convinto, che il valore di lavorare con realtà come Energy Way stia proprio in quella contaminazione che a volte rappresenta la barriera che veniva richiamata. Io devo portare dentro i temi dentro un'azienda come la mia, che non è un'azienda di high tech, è una brick and mortar, si sarebbe detto una volta. Ai tempi di internet la mia è una brick and mortar, dove la cultura è la cultura del fare, ok? Come si dice, degli operai e di coloro che sono lì a sistemare i tubi, a sistemare il contatore. Devo portarli, accompagnarli all'interno di questo nuovo mondo, e lo posso fare soltanto se ho un gruppo di persone che all'interno del mio gruppo dialogano con un gruppo un po' più ampio, e questi poi piano piano diventano degli ambasciatori interno all'azienda e aiutano gli altri a capire, perché in un'azienda di 9.000 persone io non mi posso permettere di avere 200 mega esperti bravissimi in artificial intelligence e in modeling e 8.800 persone che mi rimangono indietro. Io devo portare avanti 9.000 persone. Per portare avanti 9.000 persone devo lavorare sulla cultura dell'azienda, devo lavorare sulla pervasività degli strumenti e della comprensione di certe cose, e lo riesco a fare soltanto se lavoro con persone che mi portano all'interno questa cultura e aiutano i miei a crescere, cosa che i grandi vendor non fanno, perché sarebbe come dire che autolimitano il loro potenziale di business futuro. Quindi non ho fatto il mecenate, ho soltanto fatto gli interessi della mia azienda e sono contento di continuare a farli. Ma secondo me qui si introduce il tema della leadership, cioè la leadership aziendale ha una dimensione etica nella misura in cui si fa carico della sostenibilità di lungo termine dell'impresa. Allora io penso che voi oggi avreste una certa esitazione a salire su un aereo il cui pilota non sa innestare il pilota automatico e non sa leggere le mappe digitali, no? Vi fidate più del pilota o più del radar? Vi fidate della combinazione. Ecco, noi abbiamo spesso a bordo e siamo responsabili di molti passeggeri, impiegati, impiegate, stakeholders at large,
che ipotizzano che noi conosciamo gli strumenti che ci consentono di guidare al meglio. E oggi esiste una dimensione etica nell'ignorare questi strumenti. Cioè io mi domando, nel 2020 si possono ancora prendere decisioni senza un'interpretazione attenta della qualità dei dati su cui queste decisioni vengono prese? E c'è un bellissimo articolo sull'IEEE, penso ieri, di alcuni scienziati americani che hanno inventato un film molto sottile che una volta inghiottito può andare a capire lo stato di salute del bioma intestinale e il titolo si chiamava Eventually Gut Feeling, cioè quelli misurano il gut feel, no? Però quante decisioni prendiamo sul gut feel? Quante decisioni sono influenzate, non le voglio demonizzare, ma sicuramente esplicitare su tematiche che non sono necessariamente orientate al futuro, orientate sui fatti per il bene di tutti gli stakeholders. Ecco, oggi con queste tecnologie entriamo in uno spazio dove aziende come Energy Way possono realmente dare un contributo di miglioramento, ma non in funzione di una visione francescana dell'ambiente, della bottom line. E oggi non si possono ipotizzare dei percorsi aziendali che non tengano conto degli SDGs o che non tengano conto di un processo di decarbonizzazione. E nel processo di decarbonizzazione non è mica un'imposizione, è un'opportunità gigantesca per chi la vede prima degli altri. E qui abbiamo persone che la stanno intravedendo e che colgono questo non come la demolizione del vecchio, ma come un'accelerazione della costruzione del nuovo. E questo secondo me è una riflessione che va fatta perché i dati e l'artificial intelligence rientrano in questo. Chiudo con una annotazione diciamo territoriale. Qui si è citata la Kabbalah israeliana, io cito il poeta indiano Tagore, mai inchinarsi a ciò che appare grande, perché chi pensa che le grandi big tech possano portare soluzioni genuinamente competitive a esclusivo vantaggio dei clienti, diciamo, pecca un po' di naività. E modelli come Energy Way, che hanno le loro sfide, perché hanno la sfida della scalabilità, hanno la sfida di che modello sono, prodotto, piattaforma, eccetera, possono però essere viste, e secondo me questo evento dimostra questa pazzità, come le nuove Olivetti, come la storia di un'impresa italiana che non ha bisogno, grazie a Dio, di Larry Fink che scrive, perché il fatto della triangolazione fra progresso economico e progresso sociale, esce oggi un libro su Vittorio Merloni, noi ce l'abbiamo in questi territori, non tanto distante, nel sangue, quindi un'imprenditoria italiana che si fa promotrice etica di un percorso di innovazione, secondo me ci sta. È esattamente così, noi dobbiamo tornare a essere quello che eravamo, ci siamo distratti negli anni 60, 70, 80, ma abbiamo dentro il DNA tutto quello che ci serve, noi abbiamo come fondatore Enrico Mattei, ci basta riscoprire e tornare a dire quello che esattamente diceva lui, il futuro è di chi se lo sa immaginare, adesso abbiamo molti più strumenti per poter tracciare le traiettorie dei dati che ci proiettano verso un futuro che ha bisogno di un cambiamento radicale che vediamo assolutamente come opportunità. Qui ti vorrei rassicurare, tu chiedevi ma come facciamo a difenderci dalle aziende che difendono lo status quo? Allora, è come dire, come fa la Apple a difendere l'iPhone X dall'iPhone 7? L'iPhone 7 purtroppo ne abbiamo tutti i cassetti pieni, cioè non è che se oggi faccio un investimento e poi domani il mercato sorpassa, l'Apple si autodistrugge, però è la più grande azienda al mondo, quindi non c'è da temere l'azienda che difende lo status quo, l'azienda deve innovare, deve investire, deve migliorare e Larry Fink che ci scrive lo fa per i suoi interessi, addirittura c'è chi oggi profetizza che l'azienda del futuro sarà solo un contenitore con del purpose e delle relazioni lasche con fornitori, dipendenti, colleghi, partner e quindi saranno poi i valori a tenere insieme la gente. Adesso non so se arriveremo lì, però senz'altro Larry Fink guarda alla bottom line. Sono anche nel consiglio di amministrazione di Standard & Poor's e vi assicuro che gli Social Development Goals, quei 17 che poi diventano 100, saranno molto presto parte integrante del rating delle aziende. Quindi le aziende saranno obbligate a far vedere con trasparenza, con dati, con certificazioni e avere un voto che determinerà chi investe non solo nel loro capitale ma nel loro bond. Quindi l'autenticità non è più un option. Un'azienda che tratta male, una compagnia aerea che tratta male, trascina via
un passeggero, magari aveva anche tutte le ragioni per farlo, ma di fatto quel video fa perdere valore enorme all'azienda. Allora, l'autenticità è un must nella leadership, è un must nell'azienda che deve dotarsi di una purpose, perché è quello che vogliono i clienti, quello che vogliono i dipendenti, quello che vogliono i partner, e un domani quello che vorranno anche le agenzie di rating, che oggi non ci sono ancora ma ci stanno arrivando veloci. E qui devo dire che Energy Way ha un'autenticità che traspare in qualsiasi interazione empatica, scritta, il convegno di oggi appunto ne è dimostrazione, ma un'autenticità che paga e pagherà sempre di più, e soprattutto i big vendors hanno molti prodotti da vendere, quindi arrivano alla discussione con un bias tecnologico, che secondo me è importante restare aperti, essere open source il più possibile e non avere bias. Noi nel nostro piccolo ci stiamo adoperando per esempio importare l'idrogeno e sviluppare l'idrogeno, che sarà un mondo nuovo. L'idrogeno ormai costa poco più della benzina e riuscirà a mettere in connessione il mondo degli elettroni, il mondo di chi ragiona in kilowattora, il mondo del gas, che è un mondo che ragiona in metri cubi. Sono due mondi che non si sono mai parlati dall'inizio, da quando sono nate queste industrie, non si sono mai parlati, e con l'idrogeno possono essere messe in connessione. Ci sono grandissime opportunità. Mara, grazie mille Marco per la visione che hai condiviso, anche perché il quarto punto del nostro manifesto, che è i dati compongono un'architettura invisibile, riprende quello che hai detto un attimo fa. Se in Standard & Poor's state valutando di inserire gli SDGs come criterio di valutazione delle aziende, è perché siamo arrivati a un punto dove i dati, questi stessi dati che noi diciamo compongono l'architettura invisibile, grazie alla capacità di farli emergere, ci stanno facendo rendere evidenti quelli che prima erano asimmetrie. No? Ci rendiamo conto del reale costo di un processo, di un bene, di un prodotto, perché abbiamo la capacità di far affiorare quelli che erano dei costi impliciti o degli effetti impliciti che prima o non riuscivamo o non volevamo monitorare. Adesso quello che non si vuole monitorare è un tema, perché non lo monitora il soggetto, ma lo monitorano gli stakeholder che sono adesso collegati, quindi in un certo senso costringono anche chi non vede, come diceva prima Francesco, e mi sembra che sia stato poi riaffermato da tutti, no? In questa trasformazione una grandissima opportunità imprenditoriale, costringono anche chi ha una visione un po' più, come posso dire, reazionaria a prendere dei movimenti in tal senso. E a questo proposito, per commentare questo quarto punto, i dati compongono un'architettura invisibile. Francesco, i dati esistenti o la gestione dei dati che ancora non si raccolgono, non si ha ancora un modo per storicizzarli, come può avvenire in organizzazioni complesse? Cioè in che modo si quantifica il valore dei dati all'interno di un'organizzazione? Perché, verissimo, abbiamo preso lo spunto di Sabina, occhio a non considerare i dati come l'unica fonte di valore o the new oil per antonomasia, però il dato ha un valore, che sia il maggiore o diciamo al di sotto insomma, nella graduatoria, però il valore c'è, e molte aziende indubbiamente gestiscono dati di cui non sono ancora completamente consapevoli di che valore abbiano o di come poterli utilizzare. Scusate, lo sgabellino è di una scomodità infinita, quindi aiuta alla brevità, e io mi alzo perché mi sto massacrando. Possiamo alzarci tutti. Ecco, no, chi vuole. No, dico solo questo, che il dato, come si diceva prima, non è un fatto, è un elemento, e io credo poco ai percorsi di innovazione in questo campo che non abbiano un cantiere ingegneristico di quelli che come costruisce la Saipem con i pali, il bullo. C'è da investire in queste infrastrutture, non vengono da soli, quindi la risposta è non ne ho idea, perché è un percorso in fieri, ogni azienda ha le sue, e secondo me è ancora legata alla stile di leadership, perché fra virgolette giocare con i dati significa, per parlare fuori di metafora, che i vestali e le vestali del Dipartimento di Information Technology con garbo dovrebbero farsi un po' da parte e mettere a disposizione delle infrastrutture su cui poi costruire il sentir comune e il sapere comune.
L'apertura dei dati, e vale nelle aziende come vale nelle istituzioni, nelle pubbliche amministrazioni. Pensate alle capacità gigantesche di aumento della produttività se ci fossero degli standard condivisi, e l'agenda digitale secondo me sta andando in quella direzione, per cui non ho una risposta puntuale, ma sicuramente un'indicazione che è dire: chi non ha un cantiere dati centrico a questo processo di evoluzione e di innovazione, secondo me si illude di poter arrivare a destinazione. Certo. Aggiungo solo un elemento. Oggi, questa sera, abbiamo parlato di tante fragilità, la fragilità dell'uomo, la fragilità della matematica, aggiungo anche la fragilità della fisica. Ho letto recentemente un libro su Heisenberg che mi ha affascinato, ma secondo me la cosa più fragile in questo, cioè la fragilità del mondo, la cosa più fragile in questo momento sono i dati. Io ho preso delle grandissime delusioni, ragazzi, dei pranzi gratis non ce ne sono. Non basta semplicemente capire come gestire i dati e la ricetta è fatta, il piatto è servito. La cosa più fragile oggi sono i dati. Il primo problema con cui affrontare tematiche di modeling dei dati è lavorare sulla qualità dei dati. È la prima cosa. Quindi queste cose qua, non pensiate che quando si dice mettiamo i dati al centro, non sono magari il nuovo oil perfetto, ma è l'elemento più fragile dell'insieme delle fragilità di cui stiamo parlando. Tutto qua. Guarda, grazie Stefano per la puntualizzazione. Ci sono nel nostro manifesto altri 2 punti che adesso mi limiterò a citare e vi lascerò approfondire durante l'aperitivo, visitando la mostra che abbiamo allestito all'interno del lab, perché dovete sapere che noi per ogni progetto che completiamo cerchiamo di dare una rappresentazione artistica usando proprio i dati che abbiamo utilizzato per la realizzazione. E quindi, un po' guidati da questo viaggio nel design, cercheremo di raccontarvi, se ne avrete voglia, il quinto e il sesto punto, che leggo testualmente: le correlazioni deboli sono i tratti dell'unicità, e chi ci segue sa che questo è il nostro cavallo di battaglia dalla fondazione. E il sesto punto: l'intelligenza artificiale aiuta a comprendere la realtà. Ora, su questo punto, a dire il vero, volevo chiedere una cosa a David, ovvero in che modo la prospettiva imprenditoriale si deve interrogare su questa maggiore capacità di comprendere la realtà, e in che modo si deve posizionare il ruolo della conoscenza prodotta tra progresso sociale e vantaggio imprenditoriale. Faccio già un'anticipazione, così ci avviciniamo alle conclusioni. Questo è propedeutico alla domanda che invece vorrò fare a tutti subito dopo, che è quella da cui eravate partiti alcuni di voi, cioè la responsabilità che si genera dal avere questa nuova conoscenza che, come abbiamo detto, utilizzando un po' di tassonomie più vicine ai filosofi rinascimentali che ai tecnocrati contemporanei, aumenta il libero arbitrio degli individui. Lo dico perché così, se ci puoi dare la tua visione per uno e per l'altro. No, ma sarò breve, anche perché lo svolgimento del dibattito, che non ha seguito fortunatamente questi punti che a me possono, sono già stati ampiamente coperti, no? Sia dal punto di vista della sostenibilità, sia da un punto di vista del cambiamento imprenditoriale. Io mi riallaccio a questo con alcune cose che sono state dette prima anche da Francesco Caio. Credo che ci debba essere, da un punto di vista imprenditoriale, qui non parliamo delle grandi aziende, ma soprattutto della piccola e media azienda italiana, che sono l'ossatura economica di questo paese, ci debba essere la capacità di essere curiosi e imparare. Oggi molte aziende subiscono la tecnologia, non la comprendono, e quelli come voi, più di altri, sono chiamati ad avere un lessico comprensibile. Perché oggi, quando un tecnologo parla con un imprenditore di una media azienda italiana, non parlo di una piccola azienda, sembra di essere al bar di Guerre Stellari, cioè parlano 2 linguaggi completamente diversi. Allora, lo sforzo di chi offre questo tipo di soluzioni deve essere quello di entrare nella sintonia dell'interlocutore e non proporre una visione tecnocentrica di tutto quello che avviene. Per farlo bisogna comprendere il business di quei signori e mettersi in modalità ascolto, come era stata detta. All'imprenditore, al manager, ribadisco un altro punto che era stato dato prima,
questi sono strumenti importantissimi. Si diceva del gut feeling, no? Kahneman ci ha preso un premio Nobel, no? Sui pensieri lenti, pensieri veloci, il sistema 1, il sistema 2. Ecco, questo per un manager, per un imprenditore che è in grado di comprendere la potenzialità, è uno strumento a cui non può rinunciare, perché gli porta in dote tutta una serie di informazioni che gli consentono di prendere, soprattutto in situazioni complesse ed incerte, delle decisioni con una più ampia scala di dati e di informazioni per prendere informazioni corrette. Grazie David. Marco, faccio la seconda stessa domanda che ho fatto a David poc'anzi. Tema della responsabilità. Cosa cambia, o meglio, come cambia la responsabilità dell'uomo con questi nuovi tools, questi nuovi strumenti, e soprattutto come cambiano gli obiettivi di sostenibilità? Li hai già accennati prima. Sostenibilità sarà un altro convegno dove parliamo di sostenibilità, che è un tema troppo ampio. Come dicevo, io credo davvero che si tratti di tornare a essere se stessi, essere autentici, quindi la responsabilità personale non è che cambia un granché, anzi veniamo facilitati nell'esigenza di autenticità da parte di tutti coloro che ci circondano e che hanno bisogno appunto di feedback autentici e costanti, senza i quali ormai si fa poca strada. Col crollo di un approccio verticistico tu puoi anche avere un accordo col capo di un'azienda, ma se poi la cosa non funziona, non è coerente, non è autentica, la cosa muore lì. No, a me interessa molto il tema di cui si parlava prima, cioè la responsabilità delle conseguenze dei dati. Cioè noi abbiamo da un lato la possibilità con, chiamiamola algebra come piace a voi, di eliminare tantissime storture dei sistemi, no? Quindi io sono appassionato di fairness e l'algebra ci può aiutare ad essere molto più corretti, perché aggiunge trasparenza, aggiunge metodo, aggiunge rigore, aggiunge tracciabilità, aggiunge responsabilità, quindi il dato corretto all'interno di un'azienda, all'interno di una società, all'interno di una graduatoria per un concorso pubblico. Cioè l'algebra ci aiuta, l'intelligenza artificiale ci aiuta ad essere molto più fair, molto più corretti, e questo libera una potenzialità enorme intrinseca che tutti abbiamo, che viene ammazzata quando percepiamo una scorrettezza. La responsabilità però è quella che la stessa leva che può essere fair può essere anche molto pericoloso, cioè il bias che può eliminare la tecnologia può essere invece amplificato enormemente. Lo vediamo non solo nei casi più eclatanti di Cambridge e di altre situazioni, ma vediamo come diceva Sabine, in ogni passaggio del dato c'è qualcuno che, se non è etico, può davvero deviarne con un effetto moltiplicatore devastante l'impatto. E questo lo vediamo sui social media tutti i giorni, lo vediamo nella politica, lo vediamo nei dibattiti dove il dato diventa non più uno strumento, ma diventa l'opinione, si fonde. Quindi c'è, secondo me, una responsabilità collettiva, soprattutto da parte di chi è ai vertici del pensiero, come Sabina, che deve continuare a studiare questi temi, ma come società dobbiamo metterli al centro e farne una questione prioritaria, perché se non inseriamo un'etica, tutti parlano dell'esempio dell'auto che si guida da sola, che deve scegliere tra il giovane e l'anziano, ma quello lì è una cavolata. Cioè quell'auto è costruita con milioni di pezzi che hanno dietro milioni di modelli algebrici, ciascuno dei quali ha un impatto etico, e se non affrontiamo la questione etica della tecnologia siamo veramente nei guai. Questa è la responsabilità. A me chiude, cioè, se una vuoi battuta. Stefano, Ma anche tu ribadire un concetto su questo. Io dico una cosa, osservo su questi temi che sono affascinanti e meriterebbero certamente una sessione ad hoc, con preoccupazione, un po' di rassegnazione. Su questo aspetto della dimensione etica nel trattamento di questi dati vedo un atteggiamento molto passivo. Prendiamo l'esempio più banale, no? Quello delle fake news e degli effetti che le fake news generano. Io non vedo una sommossa all'interno del nostro sistema italiano, ma non solo italiano, per cercare di combattere questo fenomeno che tutti quanti in modo un po' rassegnato ci siamo un po' rassegnati ad accettare, no? A cercare di limitarne gli effetti in qualche modo, preparare qualche contromisura, ma che nessuno effettivamente vuol prendere per le corna, e questo a me un po' preoccupa, e spero che
magari di queste cose anche in questi giorni se ne vada a discutere. Io credo che, per chiudere sulla responsabilità e i dati, credo che i dati daranno certamente più consapevolezza e aiuteranno a togliere un po' di alibi a molti. Cioè la comprensione di alcuni fenomeni che a volte ci apparivano come delle scatole nere, o non ne comprendevamo la dinamica e la ricaduta su altri elementi del contesto intorno a noi. Adesso attraverso l'analisi dei dati e tutte le informazioni che ci vengono date, quando ovviamente elaborate con il giusto rispetto e correttezza, ci toglie tanti alibi e io spero sempre di più ci costringa a riflettere e ad agire su alcuni dei temi che abbiamo citato. Grazie. Grazie davvero Stefano. Siamo giunti alla fine di questa tavola rotonda di cui davvero siamo orgogliosissimi e vogliamo ringraziare ancora Marco Alverà, Stefano Venier, Francesco Caio e Davide Bevilacqua per essere stati con noi oggi. Io avevo solo una richiesta da farvi, però anche qui esercitando il libero arbitrio di cui abbiamo più volte parlato oggi, ovvero se siete d'accordo di firmare a titolo personale o a titolo delle realtà che rappresentate il manifesto, perché questo manifesto l'abbiamo prodotto qui, ma il nostro auspicio è che i nostri competitor, i vostri competitor e la società in genere trovi un elemento per, come posso dire, ripensare o perlomeno avere un ancoraggio verso quello che è una visione un po' più umanizzante della tecnologia. In un modo un po' ambizioso, abbiamo tutto, abbiamo tutto, quindi chiedo, non me l'hanno aperto nel punto giusto, ma potrebbe essere più comodo. Lo sgabello è scomodo per sedersi, ma grazie mille Marco. Bravo, bravissimo. Grazie Francesco. Bene. David, grazie mille. Stefano, grazie mille. Bene.